Ciao a tutti! Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il contenuto prima di continuare. Grazie di cuore. A metà giornata, l'aeroporto ha vissuto un piccolo scossone, uno di quei momenti che accadono all'improvviso e che fanno cambiare ritmo a un terminal già pieno di vociare, annunci e valigie trascinate a passo svelto. Tra i passeggeri che rientravano dalle vacanze, sono apparsi due volti noti, amatissimi dai fan, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Non arrivavano dallo stesso volo ma i loro aerei sono atterrati quasi nello stesso minuto, e proprio in quell'incastro perfetto è scattato l'incontro imprevedibile. Quello che ha colpito di più, tuttavia, non è stato il trovarsi nello stesso posto, ma lo sforzo evidente di entrambi per non farsi notare insieme. La scena si è avviata tra gli sguardi curiosi di chi puntava deciso verso l'uscita. Recuperata la valigia, Barbaktas ha allungato il passo, come se ogni secondo valesse doppio, mentre nello stesso istante, in un'altra corsia, Yağmur Yüksel è stata vista dirigersi verso una porta più defilata. L'apparizione simultanea dei due ha convinto parecchi viaggiatori a prendere in mano il telefono. E in un attimo le voci hanno raggiunto i social, dove già correvano sospiri e indizi su due celebrità intercettate nello stesso aeroporto. Una discreta, attentissima coreografia ha cominciato a rivelarsi. Bar si è confuso nella folla cambiando direzione come un passeggero qualunque, mentre Yağmur, guidata dalla sua assistente, ha scelto un'uscita laterale, quasi invisibile. I cronisti di cronaca rosa non hanno perso tempo, sussurrando il commento che poi tutti hanno ripreso. Non volevano farsi vedere insieme. Chi era lì giura che non si è avvertita alcuna tensione, nessuna frizione apertamente leggibile. Eppure, quei piccoli gesti per sottrarsi ai riflettori hanno dato pepe all'aria del terminal, come se un film discreto scorresse tra le persone in coda ai taxi. Alcuni passeggeri hanno parlato di pura casualità, altri hanno ricordato che i due attori hanno lavorato in ambienti simili e frequentano gli stessi circuiti, cosa che basterebbe da sola ad accendere curiosità e malintesi. Pochi minuti dopo, entrambi hanno lasciato l'aeroporto, ciascuno con la propria vettura. Le immagini rimbalzate online sono state presto accompagnate da commenti rassicuranti. È soltanto una coincidenza carina. Eppure, il piccolo spostamento d'aria provocato da quei passi calibrati prometteva già di continuare a far parlare. Il trambusto, a guardarlo da lontano, sembrava quasi una scena girata in fretta e bene. Tra i passi che si incrociavano, il clangore dei carrelli e gli annunci che riempivano l'eco dei corridoi, Barbaktas e Yağmur Yüksel hanno provato a guadagnare l'uscita come ombre in movimento, senza chiasso. Ma gli occhi, quando scovano personaggi così, non li mollano. E l'immagine di due porte diverse scelte nello stesso momento ha acceso ogni ipotesi. Mentre Bar spingeva il trolley verso l'esterno, una piccola piega controllata tradiva un sorriso trattenuto. Lui guardava avanti cercando di non incrociare sguardi, alleggerendo ogni passaggio col ritmo della folla. Da un'altra corsia, Yağmur, accompagnata dall'assistente, ha accelerato con eleganza, tenendo il bagaglio al fianco come un accessorio naturale, puntando a un varco appartato. Era un gioco silenzioso, quasi infantile, una specie di nascondino tratteggiato a colpi di prudenza. Testimoni hanno raccontato di un brevissimo scambio di sguardi, una frazione appena, più simile a una valutazione rapida che a un dialogo. C'è chi ha interpretato quell'attimo come un disagio, altri hanno visto soltanto la reazione spontanea di due volti troppo riconoscibili che, in un luogo affollato, non volevano farsi travolgere da telefonini e flash. Il terminal, già denso, è diventato all'improvviso più stretto, più curioso, con qualcuno che cercava di mettere a fuoco scatti dalla distanza. Bastano due immagini mosse, infatti, per rimbalzare da un profilo all'altro. E così è stato, foto sfocate, commenti a cascata, domande ripetute. Sta succedendo qualcosa o è solo un incrocio di rotte? Sul volto di entrambi, un tratto che non è scappato al pubblico, calma apparente, prudenza autentica. È il genere di dettaglio che ai giornali di spettacolo piace annotare e analizzare in 1000 righe. Appena usciti,
ognuno ha imboccato il proprio percorso. E anche in quell'istante, nell'aprire le portiere e accomodarsi, si è percepita un'attenzione in più, un occhio all'intorno, uno sguardo all'altro, come a misurare distanze e tempi. Bar ha salutato e accennato un sorriso alla stampa prima di salire, un gesto rapido ma gentile. Yamur, invece, ha raggiunto la sua auto con passo svelto e composto, evitando con classe i coni di luce delle telecamere. Piccola fuga, sobria e coordinata, capace però di agitare l'aria e di mettere in moto la curiosità dei cronisti. Per loro due, quel momento è stato semplicemente una manovra pratica per non fermarsi nella morsa della calca, un modo per proteggere il rientro e la serenità dopo giorni intensi. Ma per chi osserva, per chi racconta, è un tassello pieno di spunti. L'uscita dal terminal ha avuto il sapore di una sequenza in cui il tempo si dilata. Bar Bakhtas, diretto verso l'auto, ha deciso di rallentare un attimo, come se volesse sincronizzarsi con il rumore discreto delle ruote del trolley sul pavimento. Sul suo viso si leggeva la tensione bella di chi sa di essere visto, insieme all'impegno di sembrare semplice, naturale, quasi invisibile. Dall'altra parte, Yamur Yüksel, accompagnata dalla sua assistente, scivolava dentro la folla con quel portamento leggero che in molti ammirano. Le punte dei capelli danzavano al ritmo dell'aria della sala, come se volessero distrarre lo sguardo, dirottarlo altrove, e permettere a lei di passare. All'inizio quasi nessuno aveva colto il gioco, perché tutto era vellutato, privo di gesti bruschi. Poi qualche occhio attento ha notato la loro sintonia a distanza. Era come se un filo trasparente li tenesse allineati, senza toccarsi, senza chiamarsi, ma affiancando movimenti che si rispecchiavano. Uno guardava i varchi davanti a sé, l'altra modulava il passo, e bastavano cenni quasi impercettibili per farsi capire. In questo modo, l'attenzione si spostava sempre un po' più in là, lontano da loro. Arrivati alle vetture, hanno adottato piccole strategie contro i riflettori. Bar ha rallentato, ha osservato un secondo lo spazio attorno, poi ha aperto lo sportello con calma. Yamur ha mantenuto la traiettoria con passo rapido ma misurato, senza voltarsi alle camere dietro di lei, proseguendo diritta come si fa quando ogni movimento pesa. La loro breve fuga ragionata ha trasformato l'atmosfera del terminal in una scena con respiro cinematografico. Fuori, finalmente, hanno tirato un sospiro. Eppure, quella comparsa fulminea si è stampata nella mente di molti presenti, pronta a rimbalzare sui social e a diventare racconto. Un piccolo momento, ma capace di restare, di far discutere, di domandare senza urlare. Il mistero ha aiutato. Le decisioni calibrate, i percorsi incrociati, la consapevolezza di dover camminare vicini senza farlo davvero, tutto è parso parte di un copione scritto sul posto. Il tentativo di essere insieme senza essere visti ha offerto agli spettatori una sequenza intrigante, perfetta per i titoli e per i commenti serali. Quando Bar Bakhtas e Yamur Yüksel hanno valicato le ultime porte automatiche, non è stata una partenza qualunque. Era la resa visiva di un piccolo thriller silenzioso. Bar ha tenuto i passi al ritmo della massa, come se quel fluire collettivo potesse proteggere il suo, e neppure il lieve cigolio delle ruote ha sovrapposto il suono del suo autocontrollo. Intanto, in rete, i messaggi si moltiplicavano. C'era chi leggeva in quello scarto laterale un semplice senso pratico e chi, invece, vedeva l'eco di una complicità che li accompagna anche fuori dal set. Alcuni hanno ricordato vacanze recenti, altri progetti futuri, altri ancora il modo in cui i due, in passato, hanno gestito gli incontri pubblici, sempre con rispetto, discrezione, e quel tocco di grazia che impedisce al clamore di travolgere tutto. Non è mancato, ovviamente, il controcanto di chi minimizza, succede, gli arrivi si incrociano, le porte sono molte, le immagini possono ingannare. Eppure, proprio nel dettaglio sta la storia. Quando due volti così amati percorrono lo stesso spazio e al tempo stesso provano a non sovrapporsi, la narrazione si scrive da sola. L'eleganza di Yamur nello scansare un riflesso di flash, la prontezza di Bar nel salutare i fotografi senza offrirsi troppo, l'equilibrio tra presenza e distanza,
Ogni frammento si incastra nell'altro. Non c'è stato nessun gesto eclatante, nessuna parola fuori posto. Soltanto un'armonia guardinga, un equilibrio che a tratti sembrava vibrare, come se qualcosa potesse spostarsi da un momento all'altro e cambiare il quadro. Le testate di spettacolo hanno già titolato. Prevedono che questa piccola scappata silenziosa continuerà a fare rumore nei prossimi giorni. C'è spazio per ogni lettura, chi tifa, chi osserva, chi indaga. Chi si chiede se rivedremo una scena simile e se, alla prossima occasione, i due decideranno di muoversi nello stesso corridoio o, ancora una volta, in strade parallele. C'è un dettaglio che molti, in fondo, hanno amato: lo sforzo di proteggere un momento privato dentro un luogo pubblico. È una scelta che racconta una certa serietà nel modo di vivere la notorietà. Bar, con il suo sorriso corto ma sincero, e Yamura, con quella grazia educata che non punta i riflettori su di sé se non quando lo decide, hanno fatto capire che la soluzione può essere semplice: passare nel mezzo, senza urlare, senza scomparire. E alla fine, quando le portiere si sono chiuse, le traiettorie hanno parlato da sole. Un ultimo sguardo diagonale, un cenno appena percepibile, e poi il rombo dei motori ha preso il posto dei passi. Intorno, l'aeroporto ha ripreso il suo corso. I carrelli hanno continuato a sferragliare, le ruote delle valigie hanno scritto la loro musica, gli annunci hanno cambiato destinazione. Ma per chi ha visto, per chi ha filmato, per chi ha riguardato il video a casa, quel breve disegno resterà vivo: due persone che si sfiorano senza toccarsi, che si cercano senza dirlo, che si allontanano con una calma capace di dire tutto. E se fosse stato soltanto un istante ben gestito? Forse sì. Però a volte i momenti più innocenti assomigliano a storie intere, perché mostrano come ci si muove, come si pensa, come si sente. Bar e Yamura hanno mostrato attenzione, misura, un'intesa che non ha bisogno di parole per farsi capire. Non è spettacolo urlato, è regia discreta. E proprio per questo, si nota di più. Così si chiude la nostra ricostruzione di quella manciata di minuti. E se vi siete goduti il viaggio dentro questo piccolo film quotidiano, ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi e di condividere il video. Alla prossima!